Dove mi trovo oggi? Qui, al lago Miseren, pronto per dormire in tenda. Ma torniamo indietro di 3 ore. Ciao ragazzi, come già sapete questa sera dormirò in tenda. Ma dove si trova questo lago? Da dove si parte? Dove mi trovo precisamente? Sono nella valle di Champorcher, Valle d'Aosta, e ho lasciato la macchina nel parcheggio che si chiama Lago Mouffet, facilmente trovabile su Google Maps. Il nome di questo parcheggio deriva da un lago che si trova dietro queste montagne che vedete e ci andrò anche lì, però sarà un'altra avventura e quindi se non siete già iscritti al canale fatelo, così non vi perdete queste prossime avventure. Comunque, tornando a noi, dal parcheggio si percorre una lunga strada sterrata di circa 5 km e si arriva al primo rifugio, Dondena. Da lì si percorre sempre la sterrata, che però a tratti sembra quasi un sentiero, e dopo 3 km e mezzo si arriva al lago Miseren, dove c'è anche un rifugio dello stesso nome. In generale è un sentiero molto facile e turistico, sono poco più di 8 km, poco dislivello perché sono circa 600 metri o anche forse meno, e quindi è adatto a tutti, alle famiglie, agli amici eccetera. E tra l'altro oggi sono in un'ottima compagnia perché c'è anche Loki. Ciao Loki, andiamo! Fortunati i proprietari di queste case, che bel posto da vivere. Il meteo ovviamente non prevedeva le nuvole, prevedeva parzialmente nuvoloso, barra sereno addirittura, però dalle 8, quindi spero che tra un po' si schiarisce e comunque rimaniamo positivi, anche perché ho la tenda antipioggia, quindi in teoria non dovrei preoccuparmi. Sono quasi arrivato al rifugio Dondena, che è lì, e mi sono dimenticato che in realtà c'è anche un parcheggio qui vicino. Però fare questa sterrata abbastanza panoramica non è male, poi comunque è molto facile, quindi il dislivello non si sente mica. Rifugio Dondena, eccolo qua, e già da qui c'è un bel panorama. Per ora ho fatto 5 km, sono arrivato fino al Dondena percorrendo questa sterrata qui, facendo un po' zigzag, e sono arrivato qui dietro al rifugio. E adesso mi toccano altri 3 km e mezzo. La situazione sta un po' peggiorando, sto per entrare nella nuvola, però continuo a sperare che tra poco si schiarisce, queste nuvole andranno via perché davano sereno dalle 8 in poi, anche per stanotte, per stamattina, per domani mattina, quindi mi dispiace rinunciare, ormai qui quasi arrivato. Più o meno a metà strada tra il rifugio Dondena e il Miseren si arriva a questo bivio che conduce poi al monte Glacier, che è un 3200 per esattezza, e ovviamente ci andrò anche lì in uno dei prossimi video, quindi mi raccomando iscriviti al canale. Ed eccoci arrivati al lago Miseren e anche al rifugio. Comunque sono 9 km e io vorrei proseguire fino a questa cima per piantare la tenda lì. Dai, ultimo sforzo. Ed eccoci arrivati al punto perfetto per piantare la tenda. Wow, è uno spettacolo. Che vista! Il sole sta tramontando in questo momento di là. Purtroppo non ho il sole, ma
non importa perché la vista da qua è mozzafiato, davvero. E in fondo c'è il rifugio vista lago e domani mattina probabilmente ci sarà una bella alba. È ora di mettere sulla tenda, cucinare e poi mangiare. No raga, ma cos'è questo spot perfetto? Magnifico! Ceniamo? Dai, Stasera mangio i noodles alle verdure e nel frattempo che aspetto l'acqua mi mangio un panino allo speck. Non vedo l'ora. È una meraviglia di posto. Sopra il lago, con il rifugio davanti e le montagne un 3000 con una croce sopra, vedo. Forse è il Mont Glacier, dove appunto voglio andarci. Questa roba sicuramente non è sana, però almeno è caldo. E siccome non fa tanto fresco, cioè tanto caldo, scusate, direi che è un ottimo pasto. Un pasto caldo è sempre un piacere in alta montagna. Mi sono portato anche un tè caldo con limone e miele, il mio preferito. Beh dai, comunque all'inizio il meteo sembrava un po' così, invece si è schiarito e adesso effettivamente è quasi sereno. Non c'è tanto vento, si sta bene. Ci saranno, non lo so, 5 gradi, qualcosa del genere, magari un po' di più. Sopra la tenda, volendo, posso mettere ancora un telo antipioggia, però volevo provare a dormire senza, perché vorrei vedere il cielo stellato. Ah, mangiare ho mangiato. Vi faccio un piccolo tour della mia tenda, che è per 2 persone, quindi non è grande. Qui ho un materasso, poi il sacco a pelo, là ho messo lo zaino e tutta la mia roba e qui devo ancora fare spazio perché ci dormirà Loki. Dietro di me c'è Mezzaluna, qui c'è Loki che sta già quasi dormendo e io sono pronto per mettermi nel sacco a pelo. Come vedete attorno a me c'è tutto il cielo aperto, quindi dormirò così a cielo aperto, non vedo l'ora. Buongiorno, è stata una lunghissima notte. Ho dormito forse mezz'ora, ma leggero e onestamente non so perché. Comunque il sole sta salendo, solo che si nasconde dietro questa montagna qui. E quindi forse non lo vedrò ancora per un bel po'. Ok, io ho ritirato tutto, adesso stavo pensando di andare ancora al Col Fenetre che è qua dietro, sono 1,5 km o magari 2. Volevo fare questa finestra perché da lì si vede tutta la vallata di Cogne ed è proprio un punto di confine tra il parco Montavic, dove sono ora, e il parco del Gran Paradiso. Da quel punto si vedono bene tutte e due le vallate, quindi penso che possa essere interessante vederlo. Andiamo Loki? Oh, subito!
Voilà. E siamo arrivati anche al colle di Champorchet, finestra di Champorchet. Anche qua è molto bello. Beh, che dire, arrivati qui non c'è nulla di particolare, però per chi vuole fare un trekking di più giorni è possibile fare una traversata del parco Montavic e andare verso il parco Gran Paradiso. Da qui si può scendere, prendere il sentiero 3 e si arriva al primo rifugio che si chiama Sogno, di qua, e poi proseguendo più o meno verso di qua c'è gli Illaz, dove ci sono le cascate, e poi dietro c'è Cogne, poi a sinistra da questa parte c'è Val Nontei, eccetera eccetera. Insomma, si può fare un trekking di penso 3 giorni facendo una quarantina di chilometri. Al contrario, per chi parte da Champorchet, arriva qui e vuole tornare indietro, se questo è Miseren, il sentiero fa questo percorso. Si arriva qui al colle e poi si può prendere questo sentiero facendo appunto un anello e si scende dove c'è la deviazione verso il Mont Glacier, più o meno, un po' prima, ma comunque si arriva allo stesso sentiero, ovvero la sterrata che ho percorso io prima. Inizialmente pensavo di fare appunto l'anello, ma siccome questa notte è stata eterna, voglio tornare con lo stesso sentiero arrivando al rifugio Miseren, dato che sono le 9 di mattina adesso. Arriverò per le 10 e mi faccio una bella colazione con non so quanti succhi e non so quante brioche. Bene ragazzi, inizio questa discesa che sarà bella lunga, 10 km se non di più. E se vi è piaciuto questo video mettete un like, commentate qualcosa e mi fa sempre piacere leggere qualche bel commento. E come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao!